Mi trovo all'interno del complesso del tempio da Xianxi, nel cuore storico di Xi'an. Davanti a me si innalza la grande pagoda dell'Oca Selvatica, costruita nel 652 d.C., durante il regno dell'imperatore Gaozong della dinastia Tang. Non è un monumento isolato, ma il fulcro di un complesso religioso progettato per accogliere studio, traduzione e contemplazione. A pochi chilometri da qui, nel tempio Jianfu, si trova anche la piccola pagoda dell'Oca Selvatica, edificata nel 707 d.C., più piccola, più fragile nelle proporzioni, tanto da aver subito danni nei terremoti dei secoli successivi, ma ugualmente significativa. Secondo una leggenda, il nome Oca Selvatica deriverebbe da un episodio simbolico. Alcuni monaci, non trovando carne per nutrirsi, videro un'oca cadere dal cielo come offerta. Questo evento venne interpretato come segno di compassione del Buddha. Da allora l'Oca Selvatica divenne simbolo di sacrificio e nutrimento spirituale. Per comprendere questo luogo è necessario comprendere la città che lo ospita. Xi'an è una delle città più antiche della Cina, con oltre 3000 anni di storia documentata. Sotto il nome di Chang'an fu capitale di 13 dinastie. Qui iniziò anche il potere imperiale centralizzato con la dinastia Qin, quando l'imperatore Qin Shi Huang unificò la Cina nel 221 a.C. Fu sempre qui che venne costruito il celebre esercito di terracotta, a protezione dell'imperatore nell'aldilà. Ma è durante la dinastia Tang che la città raggiunge il suo apice. Il Buddha storico, Shakyamuni, apparve spesso al centro. Ogni gesto delle mani, i mudra, comunica un significato preciso. Il fumo dell'incenso nella cultura cinese non è solo rituale, è un ponte tra il visibile e l'invisibile, un'offerta che sale. Il tempio da Xianxi venne costruito nel 648 d.C., inizialmente come atto di devozione filiale dell'imperatore verso sua madre. Un gesto politico e spirituale insieme, in linea con i principi confuciani. L'architettura segue un asse centrale, gli spazi si aprono in sequenza. Cortile dopo cortile si avanza verso il cuore del complesso. Ogni elemento è calibrato, proporzioni, colori e orientamento. Il rosso protegge, l'oro eleva, il legno respira. All'interno le statue non sono semplici rappresentazioni, sono presenze codificate. Da Chang'an partiva la rete di rotte che oggi definiamo Via della Seta, un sistema attivo già dal II secolo a.C., sotto la dinastia Han.
Non si trattava di una singola strada, ma di un intreccio di percorsi che attraversavano deserti, steppe e montagne, dalla Cina all'Italia. Le carovane trasportavano seta, tè, giada, spezie, vetro e cavalli, ma il vero scambio era immateriale. Religioni come il buddismo, il manicheismo e l'Islam viaggiavano insieme alle merci, idee scientifiche, tecnologie, linguaggi. Con oltre 1 milione di abitanti, Chang'an era una metropoli globale, organizzata secondo un rigido schema urbanistico, con quartieri chiusi e mercati regolamentati. Non era solo capitale politica, era il centro culturale dell'Asia. Chang'an era il punto di partenza orientale di questo sistema, un luogo dove il mondo si incontrava. La grande pagoda dell'Oca Selvatica nasce come archivio, ma diventa simbolo. Originariamente alta 5 piani, venne ampliata a 10, poi ridotta agli attuali 7 dopo i crolli e restauri. La struttura riflette l'influenza indiana adattata all'architettura cinese. È una forma che racconta un passaggio culturale. Salire all'interno della pagoda significa attraversare uno spazio verticale costruito per il corpo. Le scale sono strette, ripide, i materiali sono essenziali, non c'è decorazione superflua, solo struttura. Ogni piano è una pausa, ogni finestra un'apertura. Nel 629 d.C. il monaco Xuanzang lasciò Chang'an, viaggiò per oltre 17 anni, raggiunse l'India, studiò presso l'Università di Nalanda, uno dei più grandi centri di sapere del mondo antico. Al ritorno, nel 645 d.C., portò con sé oltre 600 testi. La traduzione dei testi buddisti fu uno dei processi culturali più complessi della Cina antica. Lingue diverse, concetti nuovi, termini sanscriti senza equivalenti diretti. Xuanzang e il suo team svilupparono metodi rigorosi per mantenere coerenza e precisione. Questo lavoro contribuì alla nascita delle scuole filosofiche buddiste cinesi autonome. Dall'alto Xi'an si mostra nella sua forma attuale, una metropoli, eppure il punto di osservazione appartiene al VII secolo. Questo crea una sovrapposizione di tempi, non una frattura, ma una continuità. Il tempio di Daciancy e la grande pagoda dell'Oca Selvatica non sono reliquie statiche, sono tracce di un processo. Scambio, traduzione, trasformazione. Dalla via della seta alla modernità, dalla parola scritta alla comprensione. La civiltà qui non è qualcosa che si conserva, è qualcosa che continua. Se vuoi supportarmi e se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. 真的呀，外国人不